Ciao a tutti e benvenutissimi sul mio canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi per un nuovo video che, credetemi, è davvero speciale. Per i nuovi arrivati, un calorosissimo abbraccio virtuale. Spero vi piaccia la mia atmosfera e, se così fosse, vi invito subito a iscrivervi cliccando sul pulsante rosso qui sotto. Attivate anche la campanellina per non perdervi nessun aggiornamento, perché ho in serbo per voi tantissime sorprese e chiacchiere interessanti. Oggi, come avrete intuito dal titolo, ci immergeremo in un argomento che ha fatto scalpore, che ha fatto parlare di sé, che ha commosso e, diciamocelo, ha anche un po' spiazzato tutti. Parliamo di Burak Özçivit e di una sua presunta, inaspettata confessione. Il mio cuore è spezzato. Lo so, probabilmente vi starete chiedendo, ma cosa è successo? Burak Özçivit, con quella sua bellezza mozzafiato e la sua vita apparentemente perfetta, con sua moglie Fariye Evcen e i loro figli, con la sua carriera stellare, cosa mai potrà averlo spezzato? Ecco, cercheremo di capire insieme cosa c'è dietro queste parole, se sono vere, se sono state travisate o se magari fanno parte di un contesto più ampio che non conosciamo. Perché, diciamocelo chiaramente, le notizie che riguardano i personaggi famosi, soprattutto quelli di questo calibro, viaggiano alla velocità della luce e spesso subiscono delle distorsioni lungo il percorso. Dunque, bando alle ciance e immergiamoci subito in questa storia che ha tanto incuriosito e, per molti, anche un po' allarmato. Prima di tutto, è importante fare una piccola premessa. Burak Özçivit è un attore turco di fama internazionale, conosciuto soprattutto per i suoi ruoli in serie televisive di grande successo come Il Secolo Magnifico, Kara Sevda e Kurulus, Osman. La sua popolarità è immensa, non solo in Turchia ma anche in tutto il mondo. E questo lo rende costantemente sotto i riflettori. Ogni sua mossa, ogni sua dichiarazione, ogni sua espressione viene analizzata, interpretata e spesso ingigantita dai media e dai fan. Quindi, quando una notizia come questa, il mio cuore è spezzato, viene diffusa, è naturale che susciti un grande interesse e una certa preoccupazione. Ora, veniamo al dunque. Da dove è nata questa presunta confessione? Le informazioni sono frammentarie e provengono da diverse fonti, spesso non ufficiali. Sembra che Burak Özçivit abbia rilasciato queste parole durante un'intervista o, forse, in un momento di confidenza con un amico o un collega. Ed è un ma grosso come una casa, la veridicità dell'intervista stessa è ancora in discussione. Alcuni siti specializzati in gossip turco sostengono di aver avuto un insider che ha sentito queste parole durante una pausa dalle riprese di una nuova serie. Altri, invece, parlano di una conversazione privata rubata. Il problema, come sempre in questi casi, è la mancanza di prove concrete. Nessun audio, nessun video, solo voci di corridoio. Tuttavia, non esiste una fonte certa e verificabile che confermi questa dichiarazione. Molti siti di gossip e riviste online hanno ripreso la notizia, amplificandola e speculando sulle possibili cause di questo cuore spezzato. È come un tam tam che si propaga velocemente, aggiungendo ad ogni passaggio un dettaglio in più, una sfumatura inedita, fino a trasformare una semplice frase in un dramma shakespeariano. Alcuni ipotizzano problemi di coppia con sua moglie Fariye Evcen. Questa è ovviamente la prima pista che viene battuta, quella che attira più click e più commenti. La coppia Özçivit-Evcen è un'icona, un simbolo di amore e bellezza, e l'idea che possa esserci una crepa in questo idillio fa gola a molti. Del resto, la vita sotto i riflettori non è facile. La pressione dei media, le aspettative dei fan, i continui viaggi di lavoro, tutto questo può mettere a dura prova anche la relazione più solida. Ma, come vedremo più avanti, non ci sono indizi concreti che supportino questa ipotesi. Altri parlano di difficoltà lavorative o di stress legato alla sua intensa attività professionale. Burak Özçivit è uno stacanovista, un attore che si dedica anima e corpo al suo lavoro. Negli ultimi anni è stato impegnato in diversi progetti, tra cui la serie Kurulus, Osman, un colossal storico che ha richiesto mesi di riprese e un notevole dispendio di energie. Forse il cuore spezzato si riferisce proprio a questo, alla stanchezza, allo stress, alla sensazione di non riuscire a conciliare vita professionale e vita privata. Altri ancora, invece, pensano che si tratti di una semplice esagerazione o di una frase estrapolata dal contesto e interpretata in modo errato. Questa è la spiegazione più plausibile, quella che tiene conto della natura spesso sensazionalistica dei media. È facile decontestualizzare una frase,
enfatizzarla, trasformarla in qualcosa di diverso da quello che è in realtà. Magari Burak Oshivit stava parlando di un personaggio che ha interpretato, di una scena particolarmente intensa, o semplicemente di un momento di tristezza passeggera. È importante sottolineare che Burak Oshivit e Fariye Evcen sono considerati una delle coppie più belle e amate del mondo dello spettacolo turco. La loro relazione è sempre apparsa solida e armoniosa, e i due attori non hanno mai dato adito a pettegolezzi o scandali. Anzi, spesso si mostrano in pubblico affettuosi e innamorati, e condividono sui social media momenti di vita familiare felici e spensierati. I loro profili Instagram sono pieni di foto che li ritraggono insieme, sorridenti e complici, con i loro figli Karan e Kerem. Immagini che trasmettono un senso di serenità e armonia. Quindi, l'ipotesi di una crisi di coppia sembra poco probabile, anche se, ovviamente, nessuno può sapere cosa succede realmente dietro le quinte. Come dicevo prima, la vita dei personaggi famosi è spesso diversa da come appare e le apparenze possono ingannare. Ma, al momento, non ci sono elementi concreti che facciano pensare a una rottura. Anzi, fonti vicine alla coppia smentiscono categoricamente qualsiasi problema. Per quanto riguarda le difficoltà lavorative, è vero che Burak Oshivit è un attore molto richiesto e che il suo lavoro lo porta a viaggiare spesso e a trascorrere lunghi periodi lontano dalla famiglia. Questo potrebbe generare stress e stanchezza, ma non necessariamente significa che il suo cuore sia spezzato. Molti attori, soprattutto quelli di successo, si trovano a dover affrontare ritmi di lavoro estenuanti e a sacrificare parte della loro vita privata. Fa parte del gioco, per così dire. Ma questo non vuol dire che siano infelici o che abbiano il cuore spezzato. Inoltre, è importante considerare la possibilità che Burak Oshivit abbia usato questa espressione in senso metaforico, per esprimere magari una delusione o un dispiacere legato a un progetto professionale non andato a buon fine, o a una situazione personale particolarmente difficile. Magari si è visto rifiutare un ruolo che desiderava tanto, o ha subito una critica ingiusta, o ha avuto un piccolo litigio con un amico. Sono tutte cose che possono capitare a chiunque, anche a Burak Oshivit. In definitiva, la verità è che non sappiamo con certezza cosa abbia spinto Burak Oshivit a pronunciare queste parole. Possiamo solo fare delle ipotesi e basarci sulle informazioni che abbiamo a disposizione, cercando di non cadere nella trappola del gossip e delle speculazioni infondate. E, soprattutto, dobbiamo ricordarci che i personaggi famosi sono persone come noi, con le loro gioie e i loro dolori, le loro fragilità e le loro debolezze. Quello che possiamo fare, invece, è cercare di capire cosa può significare questa confessione, al di là della sua veridicità o meno. Perché, in fondo, tutti noi, chi più chi meno, abbiamo sperimentato il dolore di un cuore spezzato. Tutti noi abbiamo avuto momenti di tristezza, di delusione, di sconforto. Chi non ha mai sofferto per amore, per un'amicizia finita, per un sogno infranto? Il dolore fa parte della vita, è un'esperienza comune a tutti gli esseri umani. E forse, sentire un personaggio famoso come Burak Oshivit, che sembra avere tutto, ammettere di soffrire, può farci sentire meno soli e meno imperfetti. Può ricordarci che anche le persone che ammiriamo e idealizziamo sono umane e vulnerabili come noi, che anche loro hanno i loro problemi, le loro paure, le loro insicurezze, che la vita non è sempre rosa e fiori, neanche per loro. Questo non significa sminuire il loro successo o la loro felicità, ma semplicemente riconoscerli come persone con le stesse emozioni e fragilità che proviamo tutti. E, forse, questo può essere un insegnamento importante per noi, perché, spesso, ci confrontiamo con gli altri, ci sentiamo inferiori, invidiamo la loro vita perfetta. Ma dobbiamo ricordarci che nessuno è perfetto, che tutti hanno i loro problemi, che la felicità è un'illusione. Perché, spesso, ci concentriamo troppo sull'apparenza, sull'immagine che proiettiamo agli altri, cercando di nascondere le nostre debolezze e le nostre insicurezze. Ma, in realtà, è proprio la nostra vulnerabilità che ci rende umani e autentici. È la nostra capacità di mostrare le nostre fragilità, di chiedere aiuto, di ammettere i nostri errori. È questo che ci rende speciali, che ci permette di creare legami veri e profondi con gli altri. È la nostra capacità di provare dolore e di superarlo che ci permette di crescere e di imparare. E, forse, anche Burak Oshivit, con questa sua presunta confessione, ci sta ricordando proprio questo, che la vita è fatta di gioie e di dolori, di successi e di fallimenti. E che è importante accettare entrambe le facce della medaglia. Che non dobbiamo aver paura di mostrare le nostre fragilità,
di chiedere aiuto, di ammettere i nostri errori. Che è proprio questo che ci rende umani. Che il suo cuore sia realmente spezzato o meno, poco importa. L'importante è che lui, come tutti noi, abbia la forza di rialzarsi e di continuare a vivere e a inseguire i suoi sogni. E noi, dal nostro canto, possiamo imparare da lui e da tutti coloro che ci mostrano la loro fragilità, che non dobbiamo aver paura di essere noi stessi, con i nostri pregi e i nostri difetti, con le nostre gioie e i nostri dolori, che non dobbiamo cercare di essere perfetti, ma semplicemente autentici. Perché, in fondo, è proprio questo che ci rende unici e speciali. È la nostra umanità che ci connette gli uni agli altri e che ci permette di affrontare le sfide della vita con coraggio e resilienza. È la nostra capacità di amare, di perdonare, di sperare. È questo che ci rende umani. E ora, arrivati a questo punto, spero che questa chiacchierata vi sia piaciuta e vi abbia dato qualche spunto di riflessione. Spero che vi abbia fatto sorridere, commuovere, pensare. Spero che vi abbia fatto sentire meno soli e più umani. Ricapitolando brevemente, abbiamo analizzato la presunta confessione di Burak Oshivit, il mio cuore è spezzato, cercando di capire da dove è nata questa notizia e quali potrebbero essere le sue possibili cause. Abbiamo anche riflettuto sul significato di questa confessione, al di là della sua veridicità, e su cosa possiamo imparare da essa. Abbiamo parlato di fragilità, di vulnerabilità, di umanità. Abbiamo parlato di noi stessi. Spero di essere riuscita a far luce su questa vicenda e a darvi una prospettiva diversa su un personaggio che ammirate tanto. Spero di avervi fatto capire che, dietro l'immagine patinata dei personaggi famosi, ci sono persone come noi, con le stesse gioie e gli stessi dolori. Grazie di cuore per aver guardato questo video fino alla fine. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia tenuto compagnia. Spero che vi abbia fatto sentire parte di una community, di un gruppo di persone che condividono le stesse passioni e gli stessi interessi. Adesso voglio sapere cosa ne pensate voi. Cosa ne pensate di questa confessione di Burak Oshivit? Credete che sia vera o che sia solo una montatura mediatica? E cosa vi ha colpito di più di questa storia? Vi ha fatto riflettere su qualcosa in particolare? Vi ha fatto sentire meno soli? Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere la vostra opinione. Sono curiosa di leggere i vostri pensieri e di confrontarmi con voi su questo argomento. Non abbiate paura di esprimere le vostre idee, anche se sono diverse dalle mie. Il confronto è sempre arricchente. E, prima di salutarvi, vi invito a mettere un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto, a condividerlo con i vostri amici e a iscrivervi al mio canale se non lo avete ancora fatto. Attivate anche la campanellina per non perdervi nessun aggiornamento e per essere sempre informati sui nuovi video che pubblicherò. Ho in serbo per voi tantissime sorprese e chiacchiere interessanti. Grazie ancora per il vostro sostegno e per la vostra compagnia. Vi mando un abbraccio virtuale e vi aspetto al prossimo video. Ciao! Ricordate, non abbiate paura di mostrare la vostra fragilità. È questo che vi rende umani. E, soprattutto, non smettete mai di sognare.